Bentornati nel luogo dove la cronaca rosa diventa racconto dell'anima, dove togliamo i riflettori dagli occhi e li posiamo sul cuore. Siete su Stelle Turche Rivelate. Nel frastuono del mondo dello spettacolo ci hanno abituato a inseguire lo schianto, a riconoscere la fine soltanto quando tutto si frantuma. Foto cancellate, didascalie allusive, raffiche di un follow, accuse lanciate come frecce davanti al pubblico. Ma cosa accade quando il messaggio più potente non passa da una sola parola? Che cosa significa un addio che non distrugge, bensì ricompone, ricostruisce, ridisegna il perimetro delle persone? Per settimane le cronache internazionali hanno braccato un caso, cercando il colpo basso attorno a due nomi osservati come sotto una lente. Il determinato Gökberk YLDRM e l'enigmatica e magnetica Cemre Arda. Voci che saltavano come scintille d'inverno hanno insistito sulla stessa domanda. È finita? Oggi possiamo dire con prudente certezza che il capitolo sentimentale si è chiuso. Ma se pensate che la storia finisca qui, state guardando il lato sbagliato della pagina. Non è un epilogo urlato, è il racconto di due adulti che hanno scelto una forma diversa di saluto. È la cronaca di una donna che si riprende la propria narrazione con immagini di felicità, e di un uomo che rifiuta di trasformare la vita privata in merce di scambio. Qui, a Stelle Turche Rivelate, decodifichiamo il silenzio. Leggeremo il manifesto visivo di Cemre Arda, il rigore impenetrabile di Gökberk YLDRM e la nuova, sorprendente relazione che sembra essere nata tra di loro dopo la rottura. Prima, però, una domanda. Il silenzio è indifferenza o la forma più alta di rispetto? Ci si può davvero separare senza strapparsi addosso ciò che resta? Se amate le analisi mature e approfondite dei vostri beniamini, assicuratevi di essere iscritti a Stelle Turche Rivelate. E per chi vuole sostenerci e vivere più da vicino il nostro processo creativo, il pulsante Unisciti vi aspetta sotto il video. La vostra fiducia ci permette di porre le domande che contano. Adesso, ascoltiamo insieme il suono di un addio dignitoso. Per comprendere la separazione bisogna ricordare l'incontro. Fin dall'inizio, il legame tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda è apparso come un esercizio di equilibrio tra poli opposti. Gökberk, attore disciplinato fino all'ultimo minuto, vita scandita da chiamate sul set, allenamenti, tabelle serrate, e il peso delle aspettative internazionali sospeso sulle spalle. Cemre, creatura libera, un'identità legata alla musica, al flusso creativo, a un universo sociale fatto di improvvisazione e scoperte. Quando si sono sfiorati, i giornali hanno parlato di armonia degli opposti. E la loro relazione non ha seguito alcun copione prestabilito. Niente passerelle orchestrate a puntino per vendere un progetto, nessuna intervista doppia collaudata dove le frasi scorrono come uno spartito. È stata una storia vissuta negli interstizi tra mondi distanti, una questione di istanti rubati, di presente puro. Forse è proprio per questo che la conclusione risulta coerente con il principio, tutto è avvolto nel velluto del silenzio. Nessuna lite trapelata, nessun amico di amici a seminare veleni. Una separazione silenziosa, un affievolirsi di due orbite che per un tratto hanno viaggiato parallele. Nei rotocalchi, l'assenza di fuoco ha creato smarrimento. È una rottura o una pausa consapevole? La risposta sembra semplice e spiazzante insieme. È una rottura, ma talmente adulta da sembrare aliena in un mondo dipendente dal dramma. Nel vuoto lasciato dalla mancanza di comunicati, gli sguardi sono scivolati sull'Instagram di Cemre Arda. L'aspettativa era altissima. Tutti pronti a scovare l'abito della vendetta, una strofa spezzacuore, una citazione velenosa. Ma Cemre ha rovesciato il copione. Anziché alimentare la narrativa che il pubblico chiedeva, ha pubblicato un manifesto silenzioso di serenità. Ha parlato per fotografie, e quelle fotografie non hanno mai sussurrato tristezza, hanno cantato vita. Tra le immagini, un parco divertimenti subito riconosciuto da molti come Gardaland, simbolo luminoso di gioco e leggerezza. Poi bambini ipnotizzati dal respiro blu di un grande acquario, loro piccoli profili illuminati dalle vasche, il rimbalzo di risate in brevi clip. Anche quando lei non appariva in primo piano, la sua impronta si percepiva nella scelta dell'inquadratura, nella luce calda, in una palette che smentiva l'inverno fuori e ne ricreava uno interiore fatto di colori pieni e speranza. Non erano i post di chi piange in silenzio, ma di chi sceglie attivamente la gioia. Messaggio implicito e fortissimo. La vita prosegue, e io ho imparato a starci dentro in modo diverso. Non negava il dolore,
semplicemente gli impediva di colonizzare il suo spazio digitale. Dentro questo diario visivo si è stagliato un tema preciso, la maternità. Non quella retorica, sacrificata, incasellata nelle aspettative e negli stereotipi ricorrenti. Una maternità presente, consapevole, colta nei gesti quotidiani. Il tempo condiviso con suo figlio, le visite a luoghi educativi, il contatto con la natura, l'incontro rispettoso con gli animali. Un lavoro paziente e ostinato di smontaggio dei pregiudizi che l'avevano ferita. Per qualcuno, in passato, era stata la donna troppo libera, irresponsabile, incostante. Eppure, senza scrivere una sola riga di difesa, Cemre ha smentito punto per punto quelle etichette. Ha mostrato che libertà e responsabilità possono convivere. Concentrando l'obiettivo sull'innocenza del bambino e sulla solidità del loro legame, ha spento il brusio del pettegolezzo senza alimentarlo. Nessun comunicato per dire sono una brava madre, ha fatto parlare la realtà delle sue giornate. È stata una lezione magistrale di controllo della propria storia. Questo cambio di percezione è potente e ci obbliga a chiederci come giudichiamo le donne sotto i riflettori. A voi di Stelle Turche Rivelate domando. Dopo una rottura, la via migliore per ritrovare la propria identità è usare i social con intelligenza o sparire del tutto fino a guarire. Mentre ci pensate, ricordate di mettere mi piace al video. Aiuta il canale a crescere e ci permette di portarvi altri approfondimenti come questo. E se volete davvero fare la differenza, cliccate sul pulsante Unisciti. I membri hanno badge speciali e priorità nelle risposte ai commenti. Il vostro sostegno è il motore di Stelle Turche Rivelate. Tra le foto di Cemre è comparso anche un dettaglio che i più attenti non hanno mancato di notare. Un gattino, precisamente un British Shorthair. Per molti può sembrare un particolare minimo, ma nel linguaggio simbolico dei personaggi pubblici, accogliere un animale in casa è un gesto pieno di significato. Soprattutto dopo una separazione, un cucciolo parla di radici e di routine. Dice, io metto fondamenta, creo un rifugio, costruisco un ritmo. Un gattino chiede cura, costanza, gentilezza. Nel pelo morbido di quell'animale sembra scritta la nuova filosofia di Cemre Arda. Un microcosmo caldo, stabile, affettuoso, disegnato da lei e protetto dalle incursioni del caos esterno. Accanto a questa quiete domestica, è arrivata una scintilla professionale, il ritorno di Cemre in console. Non un rientro frenetico per restare a galla, ma un'affermazione artistica misurata. Ha chiarito che la sua identità musicale non è mai stata sacrificata per amore. La Cemre dietro i piatti oggi appare più selettiva, più controllata, più personale. Non è più la fidanzata di Gökberk o l'ex da inseguire con etichette. È una donna che ha plasmato un proprio spazio sonoro e ne decide i confini. Viene da chiedersi, la storia con Gökberk YLDRM è stata una svolta? Probabilmente sì, ma non nel senso di perdita. Una svolta come apprendimento, come intensità trasformata in presenza, come fuoco che diventa luce invece di bruciare. E Gökberk? Di fronte al cambiamento sottile della sua ex compagna, cosa ha fatto la star? Ha fatto ciò che sa fare meglio, niente. Se per niente intendiamo nessuna reazione pubblica, nessuna frecciata nelle storie, nessuna confidenza anonima sussurrata a giornalisti compiacenti, nessuna intervista intrisa di lacrime. Gökberk YLDRM ha mantenuto la postura che ormai è il suo marchio, silenzio totale e concentrazione sul lavoro. Questa scelta è cruciale. Insinua un'interpretazione lineare. Quella rottura non è stato un incidente, ma una conclusione. Non alimentando la macchina del gossip, Gökberk ha protetto la dignità di ciò che hanno vissuto. Il suo tacere lascia immaginare un addio maturo, controllato, fondato su un rispetto reciproco capace di sopravvivere al sentimento. Ha proseguito con i suoi impegni, la preparazione fisica, i progetti benefici, dimostrando che il suo baricentro è rimasto al suo posto. C'è poi una tesi che circola tra le penne più affidabili della cronaca leggera, una teoria che sfugge al bianco o nero del siamo insieme o siamo lontani. Si dice che, pur non essendo più una coppia, Gökberk YLDRM e Cemre Arda non abbiano reciso ogni filo. Non si parla del caos degli ex che si scrivono all'alba. Si parla di un contatto misurato, adulto. Essere disponibili se serve, non rinnegare il passato e non aggrapparvisi. Un'amicizia possibile, corretta, che vive lontano dai riflettori. Forse la cosa più sorprendente di tutta la vicenda non è la rottura in sé, ma la strada scelta dopo.
Cemre non ha indossato i panni della vittima, Gökberk non ha alzato muri per cancellare tutto. Sono tornati a se stessi. Lei ha parlato con la maternità e con la musica, lui con il lavoro e la disciplina. Forse questo spiega perché se ne discute tanto, nessuno ha provato a demolire l'altro per vincere. Hanno vinto tornando ciascuno alla propria verità. E così, la storia di Gökberk YLDRM e Cemre Arda non è il dramma che molti attendevano. È una tappa di maturazione. Cemre si è riposizionata come madre, artista, donna con sostanza, e ha sussurrato un messaggio semplice e potente: ci sono, e sto bene. Gökberk ha confermato che la sua professionalità è un'armatura, e dietro a quell'armatura c'è un uomo che difende la sua sfera privata con coerenza. Non c'è il racconto di una lite, ma quello di un saluto. Nessuna promessa di riconciliazioni teatrali, nessun colpo di scena da soap. Solo due persone che si separano senza rinnegare la bellezza di ciò che è stato. La verità forse più limpida è questa. Questa separazione non ha rimpicciolito nessuno. Ha semmai avvicinato entrambi alla versione più autentica di sé. Grazie per aver seguito questo viaggio insieme a Stelle Turche Rivelate. Speriamo che questa storia vi abbia offerto un'altra prospettiva su come attraversare una fine con grazia. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un commento. Ammirate il loro silenzio o preferireste sentirli raccontare la propria versione? Non dimenticate di cliccare su Unisciti per sostenere il canale e continuare a rendere possibili questi approfondimenti. Fino alla prossima volta, ricordate, a volte le mosse più silenziose sono quelle che cambiano davvero tutto.